Ah, that's the same thing of the nail and the wood, right? Yes, yes, yes. There are three things that I think you need. Affecting change, to me, is like driving a nail through a piece of wood. Affecting change. Allora, per cambiare questa mentalità è come mettere un chiodo in un pezzo di legna. An expert can't push the nail through, just with your bare hand. The expert sharpens the nail. The expert sharpens the nail. Allora, l'esperto appuntisce il chiodo, gli fa la punta. You need the weight of public opinion to drive the nail home. Ma c'è bisogno della forza dell'opinione pubblica che metta dentro quel chiodo. And to get enough weight of public opinion, you've got to organize, organize, organize. E per avere il peso di un martello devi organizzare, organizzare, organizzare. And I come back to Obama. I think we're going to see, there are going to be huge difficulties here, I know. The huge difficulties, economics, war, and so on. But if Obama can get young people in America moving on some of these practical issues, that's going to spread. And a politician will be very silly if he or she is not catering for this energy and enthusiasm and idealism of young people. And that's where I think the real change is going to come, when the politicians see that young people, new generation, are saying no with corruption, no with Gomorrah, no with lazy politicians. We want people that work for us, work for our community, work for our country, work for the planet. We're not interested in your ideologies, in your left and your right, and your middle right and your middle left. We want practical solutions. Tornando all'esempio di Obama, così come lui ha catalizzato tante energie dei giovani, probabilmente riuscirà a farlo anche in Italia, e l'entusiasmo, l'idealismo dei giovani è quello che riuscirà a dire no alla corruzione, no alla destra, alla sinistra. Noi vogliamo effetti pratici e questo si può fare, insomma, togliendo tutte queste impalcature così di facciata. You know, we for maybe 100 years, maybe 200 years in the United States and elsewhere, we've only said one thing to our children, our students. We said, if you do this, you'll make money. If you have money, you can get everything. Per 100 anni abbiamo detto ai nostri figli, ai nostri studenti: se voi fate così, fate i soldi, se fate i soldi potete fare quello che volete. Here's a different approach. If you do this, we won't give you much money, but you'll get a lot of meaning. Your life will be meaningful. If you set out to make this planet a sustainable place for human beings to work on, to live on, you will have meaning. You will never be bored. You'll never, ever be bored if you take on this challenge. So do we give our kids money, or do we give our kids meaning? I'm not saying our kids should starve, but we give them meaning, and that's how we affect change. E adesso invece dovrebbe essere questo nuovo approccio e dire ai nostri figli: se tu fai così non avrai tanti soldi, tantissimi soldi, ma avrai un significato, avrai un senso, e se riuscirai a fare delle cose con un significato non ti annoierai mai, e soprattutto avrai ancora un pianeta vivo. Yeah, take me. I don't get paid a penny for this. No, not a penny. And I don't want it. I don't want. No. I'm not. You know, I'm not making that point. I'm not making that point. The point is that I am extremely happy, and my life is extremely meaningful, because one, I meet such wonderful people that are working on this,
And they're not in it for money, they're not in it for power, they're in it for their kids and for their community and possibly the planet. These are wonderful people to work with. And of course I love Italy because you're just wonderful people, the food is great, the wine is good, the history is great, the art is great, everything else. But it's not money that drives me, and I don't think it will drive a lot of people in the future. If they have meaning, this is very meaningful for me, and I think for you too. Però io sono felice perché sono felice di lavorare con delle persone che stanno qui e anche loro non lo fanno per soldi, perché ormai per soldi sempre meno persone faranno delle cose, ma lo fanno per i loro figli, lo fanno per il pianeta, eccetera, eccetera, e questo è quello che e avere un significato conta molto più dei soldi. Posso fare una domanda? Yeah. Vorrei fare una domanda, una di carattere tecnico all'esperto dottor Connett e una di carattere politico, visto che abbiamo diversi politici dell'amministrazione. Yes, yes. Alla luce di quello che abbiamo visto oggi, volevo sapere, visto che la donna espelle le diossine che accumula con l'inquinamento attraverso il feto, c'è una relazione tra gli aumenti degli aborti e l'inquinamento? Since a woman expels dioxins by giving birth to babies, is there a relationship between miscarriages and dioxin? Oh, possibly. Certainly there was concern about that in Vietnam with Agent Orange, not only with miscarriages, but with birth defects as well. In Vietnam c'era la stessa preoccupazione sia con gli aborti che con le malformazioni, quindi è possibile che ci sia una relazione. I think the good news on dioxin is I think the world responded in time. La buona notizia con la diossina è che il mondo se ne è accorto e sta prendendo provvedimenti in tempo. Since 1977, when they first found dioxins in incinerators, two things have happened. One is that the incinerator industry has got better at capturing dioxin, and secondly, many incinerators that would have been built have not been built. Dal 1976, da quando hanno trovato la diossina nei primi inceneritori, hanno innanzitutto fatto filtri migliori per catturarla meglio e molti degli inceneritori che avrebbero viceversa costruito non li hanno costruiti appunto per la diossina. And the level of dioxin in mother's milk is coming down. E il livello di diossina nel latte materno sta diminuendo. But what I do say is, don't add any more dioxin. If you can possibly avoid it, don't add any more dioxin. Però quello che dico io, se potete evitarlo, non aggiungete altra diossina. When you have alternatives. Quando avete un'alternativa. Vorrei fare un'altra domanda di carattere politico, non so chi